Bentornati sul canale. In questo tutorial modelleremo un giglio con rilievo 3D. Possiamo disegnare il giglio utilizzando gli strumenti curve di Rhino, ma dedicheremo a questo aspetto un tutorial specifico. Per il momento importiamo un file vettoriale scaricato da internet. Trascino questo file EPS nell'area di lavoro di Rhino e scelgo l'opzione Importa file. Posso lasciare le impostazioni di default e confermare. Notiamo che in questo esempio l'oggetto è ruotato di 180 gradi. Quindi clicco sull'arco del gumball, scrivo 180 gradi e ottengo il mio oggetto. Scelgo il giglio che voglio utilizzare. Nel mio caso utilizzerò questo. Inverto la selezione e cancello tutti gli altri. Vedo che il giglio non ha una dimensione ben precisa e non è allineato rispetto al sistema di riferimento. Seleziono il giglio, prendo il comando allinea centri e do 0 come riferimento. In questo modo il giglio ha il baricentro allineato con la coordinata 0, 0. Se preferisco allineare la parte bassa, seleziono il giglio e vado ad utilizzare allinea il basso, sempre rispetto a 0. Nel mio esempio la griglia è suddivisa in 5 unità minori e poi c'è la linea di separazione. L'unità di misura è millimetri, quindi questo oggetto più o meno è alto 7 mm e qualcosa. Se voglio portare l'altezza di questo oggetto a una misura precisa, per esempio a 1 cm, seleziono il mio oggetto, vado a prendere il comando scala 2D, come punto di base sceglierò 0, come primo punto di riferimento prenderò questo estremo, poi con lo snap grid attivo andrò a posizionare il punto d'arrivo esattamente su questo vertice che corrisponde a 10 mm. Posso disattivare lo snap griglia e ho il giglio perfettamente posizionato e scalato. A questo punto, poiché si tratta di un oggetto composto da più curve, andrò a esploderlo. Si può notare che ora l'oggetto è definito da singole curve. Andrò a cancellare le parti che non mi servono. Siccome si tratta di un oggetto simmetrico, andrò a cancellare completamente la parte destra. Dopodiché andrò a bloccare le parti che userò più tardi. Come vedete non sono più selezionabili. Ora vado a chiudere queste forme in modo da avere delle aree chiuse e lavorabili. Vado a prendere il comando, scusate, vado a prendere il comando blend arco e seleziono di volta in volta le curve da unire. A questo punto seleziono tutto e uso il comando unisci. Avrò questa curva e quest'altra curva. Ora voglio suddividere le curve a metà. Quindi, sempre con lo snap end attivo, vado a selezionare il primo oggetto, vado a prendere il comando split, attivo l'opzione punto e scelgo come punto di suddivisione questo e questo. Confermo con invio. Come si può notare, l'oggetto è diviso in due parti. Rifaccio lo stesso con questo oggetto, stavolta i punti da utilizzare sono questi e ottengo questa e questa.
Ora vado a disegnare le sezioni che userò per fare le sweep. Posso tracciare delle linee anche casuali, ma se vogliamo ottenere una buona coerenza geometrica, si può utilizzare questo approccio. Scelgo il comando linea, singola, attivo l'opzione perpendicolare, scelgo la prima curva e come si vede posso muovermi dove voglio, ma vado direttamente a scegliere la curva di arrivo. Si può notare che Rhino mi offre poche opzioni, che sono esattamente quelle che voglio. Posso togliere end se disturba, quindi traccio la prima linea. Riprendo il comando, attivo nuovamente perpendicolare e stavolta voglio andare a individuare quest'area. In pratica ho tracciato una linea nel punto di maggiore larghezza e nel punto di flessione, quindi di cambio di curvatura, di minore distanza. Ok? Volendo posso andare ad aggiungere un'altra sezione qua, ma per il momento non mi serve. Riprendo il comando, attivo ancora perpendicolare e stavolta vado a cercare, vedete le opzioni che mi offre Rhino, in questo caso sono sostanzialmente una, il punto di massima larghezza. Perché? Perché queste due curve non hanno flessioni, quindi non ci sono parti di minore distanza. A questo punto mi troverò con tutte linee definite da due punti di grado 1. Posso selezionarle tutte in una volta, andare a prendere il comando ricostruisci, vedo che le curve hanno due punti e grado 1, voglio andare ad aggiungere dei punti, ma così facendo diventeranno tutte uguali. Facciamo questa prova. 3 punti e in effetti disattivo momentaneamente il gumball, 3 punti, 3 punti. Essendo grado 1, prendiamo in esame questa, se vado a sollevare con il gumball il punto centrale, otterrò una polilinea, quindi due segmenti retti, che può andarmi bene per questo esempio e per questo esempio. Se invece in questo caso voglio andare a ottenere una curva più morbida, andrò a ricostruire l'oggetto aumentando il grado. Posso mantenere sempre 3 punti, ma aumenterò il grado della curva. In questo modo, se vado a modificare il punto centrale, non otterrò più una polilinea, ma un arco. Essendo una curva di secondo grado, sarà un arco di cerchio, di ellisse, di iperbolo, di parabola. Vado ora a costruire le superfici. Prima di farlo mi assicuro di avere registra storia attiva e anche aggiorna figli. Prendo il comando sweep 2, scelgo come primo binario questo, come secondo binario questo, attivo l'opzione punto con lo snap end attivo e parto da questo punto. Prima sezione, seconda sezione, è bene selezionarle dallo stesso lato per evitare che le superfici si intreccino. Punto finale. Confermo. Passo alla modalità di visualizzazione shaded e ottengo il mio oggetto. Avendo storia attiva è sempre possibile andare a modificare la forma dell'oggetto andando ad agire sui punti di controllo delle curve che lo hanno generato. Passo a costruire la seconda superficie. In questo caso voglio dare un effetto leggermente più morbido.
Quindi invece di usare la semplice polilinea andrò a usare una polilinea raccordata nel vertice in comune. Prendo il comando fillet curve, uso un raggio che può essere 0,2, 0,3, facciamo una prova tra questo e questo. Mi va bene 0,2. Vado a costruire la superficie sweep 2 come prima, primo binario, secondo binario, scelgo il punto di partenza, scelgo la sweep intermedia e scelgo il punto d'arrivo e confermo. Come si può vedere, questi sono i due effetti possibili. Se parto da un punto e vado verso un angolo arrotondato, ottengo questo effetto di transizione dal punto alla curva. Se vado invece da una curva aperta a uno spigolo, ottengo quest'altro effetto. Dipende sempre da quello che si vuole ottenere. A questo punto conviene organizzare le geometrie in maniera più ordinata. Quindi sblocco tutte le geometrie, cioè questa, vado a selezionare la superficie e tenendo premuto Shift la polisuperficie e le vado a posizionare su un nuovo livello che chiamo 3D. Tasto destro sul livello, cambia oggetto di livello. Rinomino il livello di base come curve e controllo di aver eseguito correttamente le operazioni. Ho separato le superfici dalle curve. A questo punto torno sul layer curve, nascondo temporaneamente le superfici e vado a lavorare su questa parte, su questa fascetta. Prima di farlo è conveniente, riscopro un'altra volta questo oggetto, è conveniente duplicare questa parte. Quindi seleziono la superficie, vado a prendere il comando copia speculare. Avendo allineato l'oggetto rispetto agli assi x, y, posso utilizzare direttamente una copia rispetto, faccio vedere dall'alto, rispetto all'asse y. Quindi posso cliccare direttamente l'opzione y e ottengo il mio oggetto. Posso fare lo stesso con questa curva che andrò a unire e andrò a specchiare sull'asse Y. Torno sul mio layer curve e nascondo le superfici. A questo punto posso andare a collegare questi oggetti con una linea o, se preferisco mantenere una maggiore pulizia, posso cancellare questa parte rettilinea, dopodiché posso andare a prendere questo punto e trascinarlo direttamente sulla fine, questo punto e trascinarlo direttamente sull'altro estremo. Seleziono tutto e unisco. Come fatto in precedenza, andrò a suddividere questa curva nei punti che ritengo più opportuni. Quindi prendo il comando suddividi. È bene prima deselezionare l'oggetto. Prendo il comando suddividi, attivo l'opzione punto, seleziono l'oggetto e vado a scegliere, in questo caso la fine e la fine. Come vedete, adesso ho due oggetti. Come fatto in precedenza, posso andare a disegnarmi direttamente una curva per punti di interpolazione dal punto medio al punto medio. La curva di interpolazione rispetto alla linea genera automaticamente 3 punti. Altrimenti avrei potuto fare come prima una linea e poi cambiare il numero di punti e il numero del grado. Riattivo Gumball,
seleziono il punto centrale e vado a tracciarmi una sezione. Poiché voglio fare questa sorta di fascia con una curvatura anche dal punto di vista del piano XZ, andrò a disegnare ancora una curva per punti di interpolazione dalla fine al punto medio alla fine. Ottengo così una curva che è definita da 5 punti di controllo. Mi posiziono sulla vista frontale per renderlo più chiaro. Posso andare a selezionare questi 2 punti e andare a scalarli per aumentare il rilievo laterale. Posso selezionare questi 3 punti e andare poi a sollevarli o ad abbassarli. Ok? Per il momento posso lasciarli dove sono. L'importante è avere capito che potremo farlo anche in seguito avendo Registra Storia attiva. A questo punto posso selezionare queste curve, deseleziono con CTRL questa centrale e posso andare a prendere il comando superficie da rete di curve. Sposto questo oggetto sul layer 3D. Visualizzo il layer 3D e questo è l'effetto che ho ottenuto. Se voglio modificare la forma di questo oggetto, posso agire sulle curve. Ad esempio, posso prendere questa curva, selezionare questo punto di controllo e questo punto di controllo in modo da fare modifiche simmetriche e ad esempio posso andare ad allargare un po' l'effetto per dare una maggiore bombatura. Se è poco compatibile con la geometria, o aumentiamo il numero di punti di controllo o riduciamo l'effetto. Okay? Alla stessa maniera posso lavorare o su questo punto centrale e quindi discostarmi un po' dalla curva di partenza, oppure posso andare a selezionare la curva centrale e andare a lavorare anche in questo caso su questo effetto. Questo è il risultato finale. Come sempre, se voglio avere un'anteprima dell'effetto realistico, posso andare a definire un materiale di tipo metallo, vado a selezionare gli oggetti. Per velocizzare le operazioni passo un attimo a ombreggiato, gli oggetti superfici, vado ad attribuire il materiale, cambio colore in oro e vado a visualizzare l'effetto renderizzato. Bene, spero che questo tutorial sia stato utile per capire come modellare oggetti di questo tipo, che possono essere pensati in molte varianti differenti. Con questo è tutto, un saluto.